Ben ritrovati. In questo video vedremo in funzione un generatore di funzioni HP3312A e approfondiremo solo una parte delle numerose funzioni presenti data la sua ampia versatilità. Come sempre tengo a precisare che sono solamente un grande appassionato e non ho conoscenze così ampie da potermi considerare una persona esperta. Se in questo video troverete degli errori, sarà del tutto normale. Infatti, nessun esperto perderà del tempo a guardare le mie esperienze ed io realizzo questi video racconti perché mi diverte e mi fanno felice. Ognuno gode come può. Tornando all'HP3312, una delle cose che salta all'occhio al primo utilizzo è che l'impostazione della frequenza operativa è svolta da un selettore a disco dial che rende difficoltoso impostare un valore ben preciso. Intendiamoci, non è una svista degli ingegneri HP. Questo generatore ha il suo punto forte nella versatilità e l'ampia possibilità di interagire con le esigenze dell'operatore. Consideriamo inoltre che il disco dial di selezione della frequenza è solo uno dei modi in cui è possibile impostare la periodicità del segnale. Per esempio, è possibile utilizzare l'ingresso VCO posto sul retro dello strumento. La mia curiosità era quella di capire se tale ingresso permetteva di ottenere un'impostazione più rigorosa e facile da gestire. Così ho dato un'occhiata al manuale dello strumento, scoprendo che per tale ingresso è prevista una tensione di controllo compresa tra 0 e 2 volt DC. L'ingresso VCO fa parte di un circuito che prevede un amplificatore operazionale posto in configurazione di amplificatore invertente. Da quello che riesco a capire, la regolazione principale sul pannello frontale, il cosiddetto dial, avviene tramite il potenziometro R606, indicato come frequency. C'è poi un controllo di taratura R102 che aiuterà a far combaciare i numeri del disco dial con la frequenza in uscita al generatore di funzioni. Esiste anche un controllo gestito dal generatore di modulazione interno, di cui parleremo in un'altra occasione. Ed infine l'ingresso VCO. La tensione sull'uscita dell'operazionale è dovuta alla combinazione di queste tre tensioni presenti all'ingresso e dal guadagno attenuazione del circuito determinato da R606. L'ingresso VCO, pertanto, non prenderà il controllo totale della situazione, ma interagirà con le altre tensioni già presenti. Fondamentale, pertanto, la buona qualità del potenziometro R606. Una sua instabilità resistiva produrrà brusche ed inaspettate variazioni della frequenza d'uscita del generatore. È chiaro che un circuito di questo tipo, dove la frequenza è determinata dalla posizione di un potenziometro in un arco di poco più di 270 gradi, benché stabile di qualità, difficilmente permetterà selezioni di precisione del suo valore. Come ripeto, questa non è stata una svista dei progettisti. Infatti, ritornando all'ingresso VCO, una tensione continua variabile da 0 a 2 volt permetterà un'escursione importante della frequenza rispetto al valore impostato dal solo disco frontale dial. Appare anche chiaro che valori di tensione dell'ordine del millivolt applicati all'ingresso VCO contribuiranno in modo evidente alla frequenza finale e quindi diventa fondamentale che la tensione continua applicata all'ingresso VCO sia la più pulita possibile e che la stessa sorgente abbia una propria impedenza davvero molto bassa. Nel manuale è suggerita una veloce e pratica soluzione, che può andare bene per fare qualche prova e capire come sia importante avere la resistenza della sorgente non superiore a qualche decina di ohm. Da questo suggerimento
è nato lo spunto per provare a testare il circuito che vediamo ora in figura. Nulla di complesso e di una semplicità simile a quello proposto dal manuale HP. La tensione continua che tramite questo circuito andremo ad applicare sarà compresa tra 0 e 200 mV. Perché non utilizzare tutti i 2 volt? Perché l'intenzione è quella di posizionare il disco dial nell'intorno della frequenza desiderata e poi, tramite il circuito applicato all'ingresso VCO, dare l'ultimo ritocco ed impostare la frequenza d'esercizio con una precisione dell'ordine di una parte su 10.000. Ad esempio, se desidero lavorare con una frequenza di 1 kHz, questo implicherà riuscire a settare l'uscita del generatore nell'intervallo compreso tra 999,9 Hz e 1000,1 Hz. Vorrei a questo punto riflettere su alcune cose. I primi oscillatori sinusoidali erano oscillatori sinusoidali puri, solitamente con circuitazione a ponte di Wien. Sono poi giunti gli oscillatori ad onda triangolare, dove una capacità viene caricata e scaricata con una corrente costante. Qui vediamo lo schema a blocchi generale dell'HP3312A. A sinistra vediamo proprio un generatore ad onda triangolare, dal quale poi ricavare anche l'onda quadra e quella sinusoidale. I generatori della prima e seconda generazione non hanno un riferimento quarzato. Sono progettati con grandissima cura e funzionano benissimo, ma inevitabilmente la stabilità della loro frequenza d'uscita non è altissima. La terza generazione di generatori, invece, si avvale di clock interni al quarzo, circuiti PLL e di processori e di convertitori digitali analogici sufficientemente veloci da permettere una precisione della scelta della frequenza ed una stabilità della stessa molto maggiori rispetto agli oscillatori dei primi due tipi. Non stiamo parlando di circuiti più o meno ben progettati e costruiti, ma di filosofie progettuali diverse, riferite ad epoche diverse, con risultati diversi. L'importante è sempre sapere che cosa vogliamo misurare ed in che ambito di precisione stiamo lavorando. Dando una conclusione alla parte dedicata all'onda sinusoidale, vorrei anche dire che l'HP3312A è in grado di generare segnali che vanno da 0,01 Hz sino a 13 MHz. La stessa gamma di frequenze è disponibile quando è impostato come generatore di onde quadre e triangolari. Impostiamo ora la generazione di un'onda quadra ad 1 MHz con un duty cycle del 50% e andiamo ad osservare i fronti di salita e di discesa. Come possiamo vedere grazie all'oscilloscopio, entrambi i fronti richiederanno un tempo pari a circa 20 nanosecondi, il che non è male per un generatore di funzioni generico come questo. La particolarità interessante è che grazie al controllo denominato SIM possiamo variare la simmetria, cioè il duty cycle dell'onda quadra, trasformando il generatore di funzioni in un generatore di impulsi. Agendo su SIM, cioè deselezionando la posizione call, possiamo decidere l'ampiezza dello stato alto e di quello basso a nostro piacimento. Questa versatilità permette di eseguire test idonei su circuitazioni che richiedono un impulso con precise caratteristiche. In questo video ci occuperemo solo della modalità free run, nella quale l'oscillatore continuerà a generare il segnale senza sosta. In un possibile secondo video verrà affrontata la possibilità di generare singoli impulsi o treni di impulsi di durata ben definita. Se ora scegliamo la modalità d'uscita ad onda triangolare,
Giocando sempre con il comando sim possiamo trasformare l'onda triangolare in una rampa ascendente o discendente. Anche questa modalità ritornerà utile per testare circuiti che richiedono l'invio di un segnale a rampa di precise caratteristiche. Concludendo, anche se ci sarebbero molte altre cose da dire, tipo la possibilità di sovrapporre all'onda generata un offset DC, oppure la possibilità di scegliere il livello di tensione di uscita entro un'ampia e ben definita gamma di valori, spero che questo primo video sull'HP3312A sia riuscito ad illustrare il funzionamento del suo generatore principale. È un dispositivo nato a metà degli anni 70 e segna un cambio di rotta tecnologico ed anche estetico per Hewlett Packard. Lo ritengo tutt'oggi uno strumento ancora molto valido e piacevole da utilizzare, sicuramente molto versatile. Grazie per aver visto questo mio filmato. Spero ci risentiremo presto con nuove incredibili avventure. Buoni esperimenti!